Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti stamattina dove volevo fare il punto della situazione sui mondiali in Qatar 2022. Ovviamente ci sono uscite le migliori 8, carta canta, senza che facciamo, no, ma quell'altro meritava, forse meritava di più, che so, la Germania, forse meritava di più quella, no, non meritava niente di più nessuno. Queste sono le 8 squadre che sono arrivate e carta canta, sono le migliori 8 al mondo del 2022. Io volevo fare una tier list, ho fatto una tier list con la mia opinione, nazione per nazione, per ciò che è stato, come ci sono arrivati ai quarti, chi ci è arrivato, chi poteva arrivarci e chi no. Andiamo a vedere come la penso io e fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi qui sotto e se vi va iscrivetevi al canale. Andiamo. Allora, le categorie sono da finale, le squadre più in forma che possono giocarsi il titolo, chi ha giocato un grande mondiale anche non avendo passato i gironi o quant'altro, chi ha giocato una grande competizione al di là anche dei risultati ottenuti, non belli ma efficaci, sono quelle squadre che pur non giocando un gran calcio o non offrendo spettacolo, hanno comunque raccolto quello che dovevano, potevano fare di più, sono squadre che ci si aspettava qualcosina in più ma non c'è stata, e non pervenuti sono quelle squadre che non hanno proprio giocato e sono venuti a fare solo numero nella competizione. Allora, andiamo direttamente nelle partite, cioè scusate, nelle squadre e vediamo. Partiamo direttamente dal basso verso l'alto. Sì, allora l'Uruguay. L'Uruguay poteva fare di più. Io mi aspettavo che l'Uruguay passasse il girone. Così non è stato, perché soprattutto in attacco, secondo me, c'era molto disordine. Ho visto quasi tutte le partite, non tutte quante, però l'Uruguay mi ha deluso e poteva fare sicuramente di più. Gli Stati Uniti li mettiamo tra non belli ma efficaci perché belli un pochino, però si perdevano comunque nell'ultimo passaggio, anche se hanno fatto un grandissimo mondiale che io non mi aspettavo, offrendo comunque sprazzi di calcio che, eh, che secondo me rispecchiano comunque il nuovo calcio e un nuovo corso per gli Stati Uniti, perché io non ero abituato a vedere appunto questa squadra giocare a pallone, palla a terra, comunque 1-2 e con grandi schemi. Ha fatto un buon mondiale, non belli ma efficaci. Tunisia. La Tunisia forse poteva fare di più, visto il girone, sì, che comunque se l'è giocata, non ha demeritato pure la partita contro la Danimarca, comunque sono usciti due pareggi, mi sembra, nelle due partite del girone. E vista la competizione, e visto il livello comunque del gruppo, secondo me avrebbe potuto far di più. Il Ghana. Allora, il Ghana lo mettiamo. mm, Anzi, no, questo è il Senegal, non è il Ghana, è il Senegal. Sì, è il Senegal. Scusatemi che le bandiere africane sono tutte uguali. Comunque, il Senegal. Ma il Senegal a me non è piaciuto tantissimo. Mm, Poteva fare di più il Senegal, secondo me. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. L'Arabia Saudita la mettiamo tra non belli ma efficaci, ha aperto il mondiale con l'Argentina, vincendo la partita e meritando la partita. Poi ovviamente ha giocato buone partite ma non è riuscito a ripetersi nei risultati. Non è riuscito a passare il girone, però ci è andata vicino. La mettiamo tra non belli ma efficaci. La Serbia per me non pervenuta. Mi aspettavo veramente molto di più. Così come il Qatar. Squadra ospitante i mondiali, 0 punti, 0 gol, 0 calcio. Non pervenuta. Portogallo, da finale. Visto anche il 6-1 nell'ottavo.
squadra che gioca molto bene a calcio e poi c'è anche, dopo l'ottavo, c'è anche la consapevolezza di vincere 6-1 senza Cristiano Ronaldo, con Ramos che è diventato ovviamente di diritto la prima punta e la punta di diamante di questo Portogallo che gioca veramente bene. Pur non avendo secondo me una difesa granitica, però trova in Pepe che a 40 anni sta dirigendo molto bene lì dietro, quindi da finale. La Polonia poteva fare di più, non mi è piaciuta la Polonia. Ha preso le partite del girone secondo me troppo sotto campa e 2 su 3 non giocandole proprio, quindi poteva fare di più. L'Olanda non bella ma efficace, raggiunge i quarti di finale, però mi direte sono pazzo, ma l'Olanda non mi piace come gioca. Però ovviamente al mondiale contano i punti, quindi non belli ma efficaci. Messico non pervenuto, non mi è piaciuto quasi praticamente niente del Messico. Non pervenuto, mi aspettavo molto di più. Marocco, un grande mondiale. Nessuno come il Marocco merita questa posizione, secondo me. Un grande mondiale, un grande calcio, una grande attenzione, grande intensità e soprattutto giocatori con grande tecnica. Merita il quarto di finale, ha eliminato la Spagna agli ottavi ai calci di rigore e merita il quarto di finale e se la vedrà col Portogallo. Grande partita. Corea. Tutto sommato, pur passando con giusto giusto all'ottavo, vediamo, la Corea non belli ma efficaci, dai sì, la Corea non belli ma efficaci, il Giappone ha fatto un grande mondiale, al di là dell'uscita agli ottavi, al di là si è uscita ai calci di rigore con la Croazia, sicuramente il calcio di rigore è una lotteria, però il Giappone per educazione sportiva, per calcio giocato, per intensità e per non sottovalutare mai l'avversario ha fatto un grande mondiale. Così come l'Iran. L'Iran ha fatto un grande mondiale per due motivi. Uno, perché non ha giocato nessuna partita chiudendosi dietro al riccio come solitamente fanno le squadre di livello tecnico inferiore. Due, perché ha dovuto affrontare un mondiale in una situazione geopolitica completamente disastrosa. E vuoi o non vuoi, è una cosa che va a intaccare comunque la prestazione totale della squadra impegnata nella competizione. Croazia. Croazia ai quarti, passata ai calci di rigore col Giappone. Non bella ma efficace. Ancora dobbiamo vedere la migliore Croazia, secondo me, semifinalista del mondiale scorso, vice campione ovviamente. Quindi attenzione alla Croazia perché è una squadra difficile da affrontare. Tra tutte quante è la più difficile perché cerca sempre di tenerti lì, non riesci a dilagare a livelli di risultati, non riesci ad andargli sopra di 2 o 3 palloni, quindi sta sempre lì col fiato sul collo. Non bella ma efficace. Allora, il Camerun, qual è il Camerun? Questo è il Ghana? Sì. E il Ghana mi aspettavo molto di più. Non pervenuto il Ghana. Mi sarei aspettato qualcosina in più per intensità da una squadra africana, ma non è stato così. Poi c'è sempre che devi affrontare le partite, comunque ed è difficile. Il Galles. Il Galles poteva fare di più, secondo me. Pur avendo una rosa, secondo me, non completamente competitiva, che ci stanno, secondo me, 6-7 elementi che comunque sono un po', diciamo, di categoria inferiore. Potevano fare comunque di più, perché comunque non hanno giocato a calcio e proprio per il calcio giocato, non espresso, poteva far di più. Argentina. L'Argentina potrebbe andare da finale, ma non la metto ancora da finale perché ancora voglio vedere qualcosa. Metto ma non bella ma efficace perché sì, è stata bella a sprazzi, però mi sarei aspettato un'Argentina devastante. Non è stato ancora così. Vuoi perché la prima partita l'hai persa con la rabbia, allora psicologicamente c'è stato il contraccolpo, vuoi perché hai cambiato la formazione in corso dalla seconda partita in avanti e sta riuscendo a trovare quel gioco alla quale l'Argentina ci ha sempre abituato, però
Non posso dire finora che aveva fatto un grandissimo mondiale come queste tre. L'Argentina la mettiamo qui. Inghilterra. L'Inghilterra finora ha fatto un gran mondiale. Risultati, intensità, tanti gol. E soprattutto dominio territoriale. L'Inghilterra gioca molto alta e ti viene a pressare su ogni pallone. Quindi sta facendo un grande mondiale. Vedremo il quarto di finale contro la Francia. E la Francia eccola qui. La Francia è da finale. Deschamps ha trovato il fulcro di questa Francia che è Griezmann, un calciatore offensivo che l'ha messo a fare il playmaker, e Griezmann lo trovi a recuperare palloni, lo trovi a chiudere sulla fascia ad aiutare il terzino, lo trovi a dare l'ultimo passaggio al limite dell'area di rigore avversaria. Quindi grandissima intuizione di Deschamps ed è una grandissima Francia con tantissimi calciatori forti. Quindi è da finale secondo me per forza. La Spagna, pur essendo uscita alla lotteria dei rigori contro il Marocco, comunque ha giocato un grande mondiale. Calcio a terra, calcio spettacolo. Il problema della Spagna è stato non avere un terminale offensivo, non avere una punta vera. Aveva solo Morata, però Morata non è una punta come lo può essere un Lewandowski, come lo può essere un Keane, come lo può essere che ne so, un Lautaro Martinez. Non è una punta così. È una punta tipica che comunque quando ha giocato ha fatto la differenza perché la Spagna di quella ha bisogno. Però ha fatto comunque un grande mondiale. Ha giocato comunque un bel calcio. L'Ecuador. L'Ecuador credevo nella prima partita, però era comunque la partita di apertura col Qatar. Potevano fare di più, non credo. La mettiamo tra i non pervenuti anche l'Ecuador. Così come la Danimarca di diritto tra i non pervenuti. Avrei, avrei scommesso su una Danimarca competitiva, però se guardiamo l'andazzo della nazionale danese dal gennaio scorso fino ad oggi, ci sta che il mondiale non se l'è giocato, perché comunque è da gennaio scorso che non gioca più. Germania. La Germania poteva fare di più, ovviamente. Io avrei scommesso sul passaggio dei gironi, non ha passato nemmeno il turno, per demerito proprio. Che comunque la squadra c'era, la rosa c'era, talenti giovani, super talenti giovani, sì, in rosa, poteva fare di più. Costa Rica. Eh, Il Costa Rica si è visto solo all'ultima partita del girone, lo metto tra i non pervenuti o tra... No, poteva fare di più, perché visto quello che ha fatto nell'ultima partita, alla fine avendo, avendo l'obiettivo da raggiungere, essendo pressato, ha cacciato un po' di cazzimma, tra virgolette, come si dice a Napoli. Quindi posso dire che vista l'ultima partita avrebbe potuto far di più, invece che prendere 7 gol all'inizio, hai capito, contro la Spagna. Il Camerun. Allora, il Camerun non pervenuto, non mi è piaciuto praticamente niente del Camerun. Sì, l'ultima partita col Brasile hai fatto l'1-0, relativo, è tutto relativo. Camerun non pervenuto. Svizzera non bella ma efficace, ha raggiunto gli ottavi, è uscita agli ottavi con il Portogallo. Non poteva essere diversamente, secondo me. Fatto sta che la Svizzera è stata la prima nel girone dell'Italia, è passata la Svizzera e noi non siamo andati al mondiale, quindi potevi, cara Svizzera, come si dice, potevi far di più perché hai vinto comunque un grande girone in Europa, però non belli ma efficaci va bene. Così come anche il Canada, non bello ma efficace, anche se secondo me è più bello della Svizzera a livello di gioco. Non ha un terminale offensivo, anche il Canada, però non mi aspettavo un calcio giocato così. Mi aspettavo il non calcio, visto comunque la storia calcistica di una nazione che comunque non fa del calcio lo sport principale, però ha giocato discretamente bene. Brasile da finale. E vi dirò di più, il Brasile se gioca per 90 minuti
come i primi 45 minuti dell'ottavo di finale, non importa chi affronti, sono dolori per chiunque li vada ad affrontare. Brasile da finale sicuramente. Belgio poteva fare di più, di gran lunga, tantissimo poteva fare di più. Il Belgio è stata la delusione di questo mondiale. Una squadra che in rosa ha tantissimi talenti, ma non ha trovato uno straccio di continuità di gioco, niente, praticamente niente. Sì, Lukaku si è mangiato 3 gol, mo ce la prendiamo tutti quanti con Lukaku che poi ha sbagliato 3 gol, sicuramente hai sbagliato 3 gol che erano facilissimi da fare, avresti portato comunque la tua squadra al risultato e ad ottenere i risultati che doveva. Però non puoi arrivare, tu Belgio non puoi arrivare a giocarti la qualificazione all'ultima partita, secondo me, quindi potevano fare di più. Australia, ottavo di finale conquistato, quindi non bella ma efficace. Risultati ottenuti che non erano in programma, quindi l'Australia la mettiamo tra i non belli ma efficaci. Beh, questo era il punto della situazione arrivati a questi quarti di finale. 4 grandi sfide dove si vedranno 8 grandissime squadre, le migliori 8 di questo mondiale, e ci sono tutti i presupposti per vedere 4 grandissime partite. Speriamo sia così, vediamo chi raggiungerà la finale e vinca il migliore. Io credo la butto lì, perché mi espongo sempre e non mi tiro mai indietro su un pronostico. Secondo me Francia-Brasile la finale, però mai dire mai. Vediamo prima i quarti e vediamo chi arriva alle semifinali. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, è stato un piacere stare con voi anche quest'oggi, sempre Forza Napoli, ciao!